Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie dei mini tutorial, i tutorial brevi che mostrano come realizzare in pochi semplici passaggi strumenti e attività specifiche per i tuoi fogli Excel. E in questo video torniamo a parlare di unione di base dati, di più base dati, attraverso l'utilizzo dello strumento Recupera e Trasforma, un tempo chiamato Power Query. Iniziamo dicendo che cos'è Recupera e Trasforma. Bene, Recupera e Trasforma ex Power Query è uno strumento, o meglio un set di strumenti, di tanti strumenti differenti, che è installato nelle ultime versioni di Excel dalle 2016 fino alle 365. In realtà c'è anche la possibilità di installarlo in Excel 2013 scaricando e installando un add-in che puoi trovare sul sito Microsoft. Come individuarlo? Ti invito naturalmente ad aprire il tuo motore di ricerca preferito per fare una ricerca molto semplice, Power Query Excel 2013, ok? E questo ti indirizzerà alla pagina da cui potrai scaricarlo. L'installazione è immediata, basta cliccare due volte al file che hai scaricato e naturalmente questo si installerà nel tuo Excel 2013, ok? Ebbene, i comandi per accedere alle query a Recupera e Trasforma e all'editore relativo si trovano naturalmente nella scheda dati della barra multifunzione. Questo è Excel 365, le cose cambiano leggermente come nomi e disposizioni in Excel 2019 e in Excel 2016, ma sostanzialmente trovi un gruppo recupera e trasforma e un gruppo query e connessioni, ok? Ok, in realtà dico che è un set di strumenti perché è composto da tanti strumenti differenti. Allora c'è un primo gruppo di strumenti che è quello che serve per instaurare le connessioni, cioè fare in modo che Excel si possa connettere per esempio al server aziendale piuttosto praticamente che al servizio online, piuttosto che alla pagina web, piuttosto che al file PDF, piuttosto che al foglio Excel differente, al file Access e altro ancora, ok? Se clicchi sul comando recupero dati, la prima icona grande qui a sinistra, ok? Come vedi si apre un menu con tutta una serie di sottomenu. Questa serie di comandi sono tutti strumenti che permettono di instaurare delle connessioni con fonti di dati differenti. Per esempio da file possiamo connetterci a file Excel differenti, piuttosto che file di testo, CSV, PDF, piuttosto che collegarci a database, per esempio SQL classici, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Ok, il succo della faccenda è che questo set di strumenti si occupa di instaurare una connessione in modo semplificato attraverso una serie di finestre, ne vedremo alcune appunto lavorando in questo tutorial, ci permetterà poi, utilizzando l'editor delle query, quindi il Power Query Editor, di andare a impostare delle query che non sono nient'altro che delle istruzioni in un linguaggio particolare che però non è necessario che tu lo conosca. Perché Microsoft ci ha messo a disposizione un editor. Per questo tutorial ho predisposto alcune basi dati, due basi dati interne, questa e questa. In questo caso abbiamo una porzione, naturalmente, di dati fittizi di dati relativi alla fatturazione, questi invece di un'anagrafica clienti. E poi ho predisposto in due file Excel diversi esterni delle basi dati analoghe a questa, ok? Ebbene, iniziamo dicendo che Power Query o Recupera e Trasforma può unire i dati di due o più basi dati in due modi differenti. Il primo modo è il modo aggiungi, così lo chiamo io. Fondamentalmente può prendere i dati di tabelle uguali per unirli in un'unica tabella. Questo è il primo modo. Il secondo modo è il merge, dove fondamentalmente attraverso l'utilizzo di chiavi, vedremo che cosa sono, si va ad aggiungere dei dati di una tabella in un'altra tabella, se non l'intera tabella idealmente, ok? Per ottenere un'unica tabella, ok? Partiamo dal primo metodo, ma naturalmente prima andiamo a ripulire da tutte le query e dalle tabelle il nostro file di lavoro, ok? Ti ho risparmiato la pulizia, in realtà molto veloce, ok, sia delle tabelle che delle query, e adesso andiamo a impostare le nostre query. Come lavora Power Query Editor? Ebbene, in primo luogo devi indicargli la fonte, cioè le basi dati, ok? Quindi utilizzeremo gli strumenti per creare delle connessioni e immediatamente dopo per, diciamo così, creare delle query. In realtà la maggior parte del lavoro lo farà direttamente il Power Query Editor, quindi Excel, e quindi quello che dovremo fare in realtà sarà semplicemente dargli conferma, impostare i nomi e poco altro, ok? Allora, partiamo con il primo metodo di unione che è quello dell'aggiungi, ok? Quindi dovremo unire i dati in due file Excel esterni e naturalmente per farlo dovremo prima connettere ognuno di questi file all'interno di questo file Excel e naturalmente ottenere i dati da queste due basi dati, ok?
Quindi essendo dei file Excel in una cartella all'interno, in questo caso all'interno di un computer, ma potrebbe essere in rete aziendale, server, on cloud, eccetera, eccetera, bene, clicco su recupera dati qua su a sinistra, utilizzo praticamente il comando da file da cartella di lavoro. Questo naturalmente apre la classica finestra che ci permette di indicare quali sono i file con i dati che vogliamo importare. Ebbene, i file sono bdx1 e bdx2. Naturalmente ne facciamo uno alla volta, quindi clicco sul primo, clicco su importa e il risultato naturalmente è l'apertura di una finestra, come vedi sta elaborando, ok? Di una finestra che ci permette fondamentalmente di individuare i dati presenti all'interno del file Excel. Questo perché? Perché un file Excel può contenere più tabelle, molti dati, ok? In realtà, come vedi qui nella finestra, ebbene, ha individuato due fonti che in realtà sono la stessa. Una è una tabella Excel, la si vede praticamente dalla barra azzurra in alto, invece questa in verità è semplicemente la pagina BD1, ok? Sono la stessa cosa, noi naturalmente utilizzeremo la tabella Excel perché? Perché è più comoda. E quindi se hai dei dati che non sono inseriti in una tabella Excel, ti invito naturalmente a trasformare il tuo intervallo di dati in una tabella Excel. Se non sai come farlo, io ti invito naturalmente a guardare i tutorial dedicati che trovi sul canale, ok? Invece noi proseguiamo. Dopo che hai selezionato la fonte, bene, il passo successivo è quello di andare o aprire l'editor con trasforma dati, piuttosto che andare ad assegnare immediatamente i dati utilizzando il comando carica e carica in. Il carica di solito travasa, o meglio, mostra i dati in una nuova pagina all'interno del tuo foglio Excel, ok, in una tabella Excel naturalmente. In realtà carica in ci dà la possibilità di selezionare la destinazione, o meglio dire, dove la query deve riversare i dati. Come vedi si è aperta questa finestra importa dati che ci mostra una serie di opzioni, questo in realtà nel 365. Perché? Perché in Excel 2016 per esempio non hai la possibilità di scaricare i dati, collegare i dati in una tabella pivot, un grafico pivot, hai semplicemente in una tabella e crea solo connessioni, ok? Le cose sono leggermente differenti. Quindi noi ci limiteremo eventualmente a inserirlo in una tabella, ma non adesso. Questo perché? Perché le query che stiamo impostando adesso non sono quello che noi vogliamo ottenere, cioè non sono un'unica tabella dei dati. Questa prima query semplicemente ci permette di ottenere i dati dalla prima base dati e quindi in realtà clicco su crea solo connessione e clicco su ok. Il risultato qual è? Che non vedi nulla se non questa finestra query e connessioni a destra. In realtà nella versione 2016, se non mi sbaglio, trovi soltanto query e non le connessioni, ok? Come vedi questa etichetta è un'etichetta della query che è stata creata. Una query, come ti ho già detto, non è nient'altro che delle istruzioni in un linguaggio, ok? Adesso andremo a vederlo, anzi andiamo a vederlo immediatamente. Se clicco 2 volte si aprirà l'editor relativo, la query è fondamentalmente questa. La query è semplicemente queste istruzioni che indicano l'origine, come vedi il file Excel è indicato qui, e poi indica quale tabella contiene i dati, ok? Tanto se è una tabella Excel, table, ok? E qual è il suo nome. Comunque fondamentalmente la query non ha fatto nient'altro che importare i dati. Quella che tu vedi al centro è un'anteprima, questo è il classico Power Query Editor, ok? Ha una barra multifunzioni in alto con moltissimi comandi che non spiegherò adesso è qui, e poi ha due finestre laterali, una che elenca le query presenti nel foglio Excel e un'altra invece che mostra il nome, ok, della query stessa piuttosto che i passaggi applicati. Tu dai passaggi applicati. Questo perché in realtà Power Query Editor lavora per passaggi successivi, ok? Quindi l'editor in realtà lo scrive e lo interpreta facendo un passaggio alla volta e questa finestra ci permette fondamentalmente di identificare i passaggi, di andarli a rimuovere o a spostare trascinandoli praticamente singoli passaggi lungo l'elenco, quindi una concezione completamente differente rispetto a una query SQL classica, ok? Ok, torniamo indietro, ok? Quindi questa query in realtà è semplicemente una stringa conservata all'interno di Excel con la relativa connessione. Ripetiamo la stessa cosa per la seconda base dati, questa volta clicco BDX2, clicco su importa, tabella si chiama sempre nello stesso modo, faccio sempre carica in, benissimo, per andare a creare solo la connessione abbiamo ottenuto le nostre due query. Ok? Come hai visto in realtà ci sono moltissimi strumenti che sono a disposizione appunto di recupero e trasforma. È l'editor che hai visto, piuttosto che tutte le finestre che servono praticamente per impostare le connessioni, e sono davvero tantissime, piuttosto questa finestra query e connessioni, piuttosto praticamente che, come vedi, l'anteprima relativa e tutti i menu, eccetera, molto molto altro in realtà. È uno strumento davvero evoluto, uno strumento avanzato che permette in modo comodo e visuale di impostare delle query. Le query in realtà ci permettono a loro volta di ottenere dei dati modellati come
come vogliamo noi, preelaborati eventualmente, per poi destinarli a una tabella Excel e basta. Questo naturalmente nelle versioni eccetto che nelle 365, piuttosto che a una tabella pivot, a un grafico pivot per l'elaborazione diretta. Ok? Ok. La fase successiva qual è? È unire i dati che abbiamo ottenuto grazie a queste due query. E come si fa? Utilizzando il comando relativo. Lo trovi sempre in recupera dati. Come vedi combina query, e questo combina query l'help ci dice che ci permette di unire o accoda le query in questa cartella di lavoro, ci offre appunto due comandi, una è unisci e l'altra è aggiungi. Aggiungi accoda appunto i dati delle diverse tabelle in un'unica tabella, e unisci in verità unisci i dati delle tabelle una dentro l'altra. Ok? Ebbene, partiamo con aggiungi, e questo naturalmente aprirà la finestra relativa che ci permette di accodare. Ok? Ebbene, in realtà ha due visualizzazioni, una e due. Nel caso che dobbiamo accodare solo due tabelle possiamo utilizzare questo tipo di finestra qui, ma spesso e volentieri quando stiamo parlando di accodare le tabelle non sono solo due, sono di solito 5, 10 e via dicendo, e quindi in quel caso in realtà possiamo utilizzare questa finestra che è altrettanto intuitiva, che ci permette appunto di trasferire tutte le tabelle che ci interessano prendendole direttamente dall'elenco. Ok, quindi rimuovo questa e rimuovo questa, noi possiamo tranquillamente andare a selezionare aiutandoci con CTRL per esempio e fare aggiungi. Ok, ok, poi clicco su ok e naturalmente ci pensa Excel, il resto è automatico, a meno che naturalmente le tabelle non siano uguali. Se le tabelle non sono uguali, ebbene questo porta delle complicazioni che possono essere più o meno gravi a seconda di quanto sono differenti. Diciamo che idealmente se ci sono delle colonne in più in una o più tabelle, queste verranno aggiunte a destra, ok? Se proprio non ci sarà la corrispondenza, praticamente le cose possono diventare un po' più complicate, ok? Però idealmente, se sono appunto tabelle uguali, quello che si ottiene è un'unica tabella con gli stessi campi, codice fattura, fattura, data fattura, eccetera, eccetera, e nulla di più. Semplicemente sono stati accodati uno dietro l'altro il contenuto delle diverse basi dati. Il passaggio successivo, ecco, accoda per esempio dati, il passaggio successivo naturalmente è trasferire questi dati in una tabella Excel in modo poi di andarli a elaborare o diciamo così realizzare quello che ci serve, ok? Tu dirai, ed è tutto qui? In realtà no. Comunque limitiamoci a confermare questa query e a trasferire i dati in una tabella Excel. Quindi clicco su chiude carica in, perfetto, per poi andare a selezionare in una tabella e andare a impostare nel foglio di lavoro esistente, per esempio qui. Perfetto, clicco su ok e il passaggio successivo naturalmente è sempre Excel che lo fa. E come vedi è realizzato una tabella, è una tabella Excel, perché? Perché per esempio c'è la scheda struttura tabella quassù nella barra multifunzione, ok? Ma è anche una tabella Excel alimentata da query. Questo perché? Perché c'è la scheda query, ma non soltanto. Come vedi se clicco su accoda dati ho selezionato anche la tabella Excel che viene alimentata da questi dati. Voglio sottolineare che oltre ad avere una tabella unica da molte tabelle differenti su file Excel esterni, in realtà hai la possibilità di aggiornare questa tabella con un semplice clic. Come? Cliccando con il destro si aprirà il menu contestuale, ma questo menu contestuale ci offrirà anche il comando aggiorna, come se fosse una tabella pivot. Ma questo comando aggiorna aggiornerà le query che alimentano una tabella Excel in questo modo. E come vedi in realtà è una cosa veloce e automatica. Naturalmente potrei aggiornare anche con il comando aggiorna tutti, ok? Sostanzialmente puoi importare i dati in modo veloce, dinamico ed efficiente. Se appunto verranno aggiunti altri dati alle basi esterne, alle basi dati esterne, bene, questi dati potranno essere importati con un clic e qualche secondo, molto semplicemente. Passiamo al secondo tipo di unione. Ebbene, la prima cosa è andare a collegare, o meglio creare la connessione con le basi dati, che però questa volta sono interne, come vedi BD1, ok, e BD2. Quindi il primo passo è naturalmente andare a creare la connessione con la query relativa. Benissimo, quindi il primo passo è selezionare la nostra tabella Excel, perché in realtà facilita Excel, facilita, recupera e trasforma. Il passo successivo naturalmente è andare a cliccare sul comando da tabelle intervallo, che è questo comando, ok, questo perché è in versione ridotta, questo è un portatile con uno schermo piuttosto piccolo. Comunque, come vedi, si è aperto in automatico il Power Query Editor, non abbiamo nessun'altra finestra, questo perché? Perché è una tabella Excel all'interno di questo foglio Excel e quindi non fa nient'altro che impostare la connessione, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedi abbiamo 4 query, questa è l'ultima query che abbiamo creato, la chiamiamo BD1, perfetto, e come vedi questi sono i dati con i 424 record e tutti i campi. In realtà se conoscessi il Power Query Editor sapresti che ci sono alcune buone pratiche da realizzare, ma non ne parliamo qui, ok? Ne parliamo in altri tutorial piuttosto che nel corso, ok? Ebbene, il passo successivo è quello di realizzare la connessione, la query, ok? E come facciamo? Come sempre clicchiamo su
chiudi e carica in, perfetto, e impostiamo crea solo connessioni. Clicco su ok e come vedi abbiamo la nostra query. Facciamo la stessa cosa per la seconda base dati, clicco di nuovo su databella, si apre il Power Query Editor e naturalmente facciamo chiude e carica in, benissimo, solo connessione, clicco su ok. Abbiamo così ottenuto le nostre due query, BD1 e tabella clienti, e naturalmente dobbiamo andare a unire queste due tabelle, che però non sono uguali, sono differenti. Come vedi, questa tabella, che era una grafica clienti, riporta i dati dei clienti. E ti faccio notare che il primo campo della tabella è il codice cliente. Il codice cliente è un codice univoco, in questo caso un alfanumerico, che ha valori differenti, univoco, per ogni record. Questo campo serve appositamente per identificare in modo sicuro ogni singolo record presente nella tabella. In realtà in tutti i database moderni fondamentalmente dovrebbe essere così, ok? In tutti i database dovrebbe essere così. Cioè ci dovrebbe essere un campo che riporta un codice, qualunque esso sia, non stiamo parlando di codici in questo tutorial, che permette di riconoscere ogni singolo record. Questo anche perché in realtà gli strumenti più avanzati come il Power Query Editor li possono utilizzare per unire in modo automatico, diciamo semi-automatico, appunto le tabelle. Ti faccio notare che BD1, ecco, in questa tabella delle fatture è riportato non solo il codice fattura, che è la chiave primaria di questa tabella, vedi fattura 1, fatture 2, fatture 3, eccetera, eccetera, ma è riportato anche il codice cliente, ok? Questo perché? Perché in realtà è proprio il codice univoco che permette di unire la seconda tabella alla prima, ok? Quindi il passo successivo è cliccare su recupera dati, di nuovo al sottomenu combina query e questa volta è cliccare su unisci, merge, unisci. In questo caso appunto si apre la finestra omonima merge che ci mostra due riquadri che fondamentalmente sono uno superiore e uno inferiore, servono per mostrarti le due tabelle che stiamo per unire. Ebbene, in merge si uniscono sempre due tabelle alla volta, mentre in aggiungi fondamentalmente le tabelle possono essere anche 20, ok? Non è un problema, in merge sempre due tabelle alla volta. Andiamo quindi a selezionare le nostre due tabelle e dobbiamo naturalmente farlo identificando la prima tabella, quella più importante gerarchicamente, rispetto alla seconda. Cosa intendo? Intendo dire che quando noi dobbiamo unire due tabelle, di solito dobbiamo importare dei dati di una seconda tabella nella prima. In questo caso abbiamo una tabella con i dati delle fatture e noi dobbiamo aggiungere per esempio la ragione sociale, la partita IVA, il codice fiscale, le mail, eccetera, eccetera. Okay? Dobbiamo importare dei dati in più presi appunto dall'anagrafica. Okay? Naturalmente la tabella principale è la tabella delle fatture, perché è la tabella che deve ricevere i dati. Quindi selezioniamo BD1. Come vedi l'anteprima mostra in modo sintetico alcuni record, ma soprattutto le intestazioni della tabella principale, e poi nel riquadro inferiore andiamo a selezionare la seconda tabella. Quale? Tabella clienti. Il passo successivo è indicare a Excel qual è la chiave con cui andiamo a unire queste tabelle. Questo perché? Perché Excel, per poter prendere i dati dall'anagrafica e inserirli nei record della prima tabella BD1, fondamentalmente cosa deve fare? Deve poter identificare con precisione quali sono i record che contengono i dati che devono essere poi importati appunto nella prima tabella nei record che devono riceverli. E come fa? Utilizzando appunto le chiavi, quindi quelle stringhe alfanumeriche, ma possono anche non essere alfanumeriche, che permettono appunto a Excel di poter trasferire correttamente i dati, nel nostro caso il codice cliente. E quindi il passo successivo è andare a selezionare, o meglio a indicare il codice cliente qui e il codice cliente qui. Prima di passare al punto successivo una nota. È necessario avere una chiave per poter collegare i dati? Sì, e dovrebbe essere univoca. Però in realtà tu puoi per esempio utilizzare al posto di una chiave primaria univoca più campi che insieme possono determinare una chiave primaria, possono identificare in modo preciso praticamente ogni singolo record. Per esempio cliente qui, in questo modo, ho tenuto premuto CTRL e ho cliccato sul cliente. Come vedi questo mi permette di selezionare e come vedi Excel in automatico assegna dei numeri 1, 2 e posso fare la stessa cosa qui sotto. Quindi in realtà noi possiamo assegnare più chiavi praticamente laddove non abbiamo appunto una chiave univoca. Ok? Rimaniamo al codice cliente, perfetto, e parliamo del tipo di join. Il tipo di join è unione, il tipo di unione. Di solito, nella maggior parte dei casi, diciamo nell'80-90% dei casi, tu devi prendere dei dati dalla seconda tabella e importarli nella prima. E quindi qui a nostra disposizione abbiamo un menu con molte opzioni, left outer, right outer. Ogni opzione dice a Excel quali sono i dati che devono essere trasferiti e dove. Ok? Quindi di solito si utilizza left outer, cioè si ottiene come risultato una tabella che contiene tutti i record della prima tabella e le righe corrispondenti alla seconda. Naturalmente abbiamo a disposizione altre opzioni in realtà che fondamentalmente ti permettono di fare viceversa,
Ok? Right outer è il viceversa, conservare tutte le righe della seconda tabella e le righe corrispondenti della prima, piuttosto che full outer che conserva tutti i record di entrambe le tabelle con molte note considerazioni da fare che però non faremo adesso. Andremo a selezionare left outer in questo modo e clicchiamo su ok. Naturalmente si apre il Power Query Editor e come risultato avremo la prima tabella, o meglio l'anteprima della prima tabella più un campo aggiuntivo che non è un campo normale, come vedi qui è indicato table, 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 questo perché è un campo simbolico che serve a indicare che c'è una connessione con un'altra tabella. Noi naturalmente dovremo trasformarlo nei campi che ci interessa importare, perché non abbiamo detto a Excel quali campi vogliamo e quali dati vogliamo che siano presi dalla seconda tabella e importati nella prima tabella. E quindi, come vedi nel pulsante qui in alto a destra, quello con le due frecce divergenti, perfetto, se lo clicchi si apre questa finestra che mostra l'elenco dei campi della seconda tabella che noi possiamo utilizzare per selezionare quali sono appunto le informazioni che vogliamo importare, per esempio l'IBAN, per esempio la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, vabbè, e via dicendo. Cliccando su OK il risultato è che sono stati aggiunti, come vedi, i dati relativi ai 4 campi che ho selezionato. Come vedi qui a destra è comparso un nuovo passaggio e abbiamo ottenuto quello che ci interessa, almeno per quanto riguarda l'unione delle tabelle utilizzando appunto il Power Query Editor. Ci sarebbe moltissimo ancora da dire, ma non lo vedremo sicuramente in questo tutorial, quindi ci rimettiamo tranquillamente a cliccare su chiudi e carica in questo modo, è comparsa la solita finestra importa dati, noi clicchiamo naturalmente su una tabella e nel foglio di lavoro esistente, ma non in questo, ma in questo, unisci due, per esempio qui, perfetto, e naturalmente il risultato è la tabella Excel con i dati. Se appunto andiamo a destra ci sono anche i campi relativi a ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e IBAN, ok? Due brevi considerazioni prima di chiudere questo tutorial. La prima considerazione è relativa ai formati. I formati di cui non abbiamo parlato nel Power Query Editor ma che sono importanti. Come vedi questa tabella mostra questo che è una data in formato numerico e questa invece che è una data ma che, visto come è impostata, quindi a sinistra, molto probabilmente è così perché viene considerato come testo. Ebbene, la definizione dei formati è importante e deve essere fatta all'interno del Power Query Editor, appunto laddove diciamo le basi dati di origine non hanno delle impostazioni ben precise, quindi non sono stati impostati con precisione i formati all'interno delle tabelle Excel. Ok? La seconda considerazione è che io ti ho mostrato una delle due opzioni per ottenere il merge, questa tabella. In realtà non sarebbe nemmeno necessario creare le prime due query per poi andarne a creare una terza. Noi potremo lavorare sulle prime due query senza la terza, semplicemente prendendo la prima query BD1 per fare il merge all'interno. Davvero, noi potremo tranquillamente fare il merge come andando a utilizzare il comando relativo. Come vedi all'interno del Power Query Editor, nella scheda Home, trovi merge di query e se clicco sopra questo comando si aprirà la finestra che abbiamo già visto merge, con naturalmente la prima tabella già impostata. Questo perché? Perché è la query su cui stiamo lavorando. E quello che dovremo fare naturalmente sarà impostare la seconda, indicare naturalmente quali sono le chiavi primarie e via dicendo, ok? Questo tutorial termina qui e io naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video. Se è la prima volta che mi vedi, io ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. E naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.